Buongiorno a tutti, per noi è un piacere avervi qui. Non siamo abituati a questo tipo di cose, però ci piacerebbe esserlo, quindi abbiamo intenzione di fare in futuro webinar di questo tipo e per far sì che quello che facciamo e la tecnologia che proponiamo sia più accettata dalle imprese. Se siete qui probabilmente perché conoscete già di cosa si sta parlando oppure magari no, quindi è un'occasione un po' per conoscersi e per magari imparare qualcosa di nuovo. Io volevo fare una breve presentazione di me e della nostra azienda e poi dopo passavo a un piccolo racconto su quello che sono i radar e cosa possono fare in questa era tecnologica. Allora, io sono Vignoli Elia, sono un ingegnere elettronico, attualmente sono dottorando presso l'Università di Modena. Mi manca in realtà un mese per finire il dottorato e poi mi dedicherò a pieno alla startup. Nell'ambito del mio dottorato di ricerca ho lavorato su tecnologia radar per il monitoraggio di segni vitali, poi magari vi diranno qualcos'altro i miei colleghi che parleranno dopo di me. Per quanto riguarda l'azienda, invece, ho il puntatore che non funziona. Ok? Ehm, Deep Brothers è una società neocostituita. Siamo una startup innovativa affiliata all'Università di Modena e Reggio Emilia come spin-off esterno. Però pur essendo startup neocostituita possiamo vantare una discreta esperienza. Il motivo di ciò è legato al fatto che proveniamo da un laboratorio dell'università, quindi diciamo per un tot di tempo, circa 7 anni, abbiamo lavorato con i radar per soluzioni anche industriali e quindi abbiamo deciso di portare fuori il know-how e creare un'azienda nostra per servire meglio le esigenze delle imprese del territorio. Durante questi anni abbiamo avuto l'opportunità di brevettare per i nostri clienti, che in quel caso erano clienti dell'università, ma in futuro saranno della startup. Abbiamo brevettato quattro soluzioni che sono finite appunto in brevetti internazionali e per dirvi l'interesse che abbiamo visto nelle aziende, solo nel Q2 del 2025 abbiamo firmato 10 NDA, quindi evidentemente c'è un discreto interesse in quello che facciamo. Cosa offriamo? Sostanzialmente offriamo in questa fase consulenze. Noi operiamo di fatto in qualsiasi settore. Al momento abbiamo diverse collaborazioni aperte che veramente spaziano in tantissimi settori. Principalmente ci siamo occupati finora di automotive, monitoraggio infrastrutture, logistica, industria e biomedicale. Non è detto che ci siano potenziali applicazioni anche in altri settori. Qual è il nostro scopo? Il nostro scopo è permettere alle imprese di conoscere la tecnologia ed eventualmente sostituire sensoristica tradizionale, tipo telecamere o LIDAR, con radar. Radar lo vedrete più avanti con gli altri miei colleghi che ne parleranno, ha dei vantaggi rispetto a questi tipi di sensori più classici e che sono vantaggi che spesso non sono conosciuti dalle aziende. Quindi il nostro lavoro è un po' quello di fare da ponte e di offrire open innovation alle aziende che altrimenti non sarebbero in grado di arrivare a quel punto. Ehm, un po' di storia, partiamo con il vivo della presentazione. Vi annoierò con qualche minuto di storia perché personalmente la ritengo importante e mi piace molto. Ehm, Dunque, il radar è un dispositivo che nasce nei primi del Novecento. In quegli anni sostanzialmente gli inventori diciamo, gli scienziati stavano sperimentando con le onde elettromagnetiche che sono state teorizzate nel 1800, quindi erano i primi esperimenti veri di dispositivi basati sulle onde elettromagnetiche. E appunto nel 1904 è stato brevettato il primo dispositivo funzionante a microonde in grado di rilevare la presenza di oggetti. In quel particolare caso erano navi. Quindi questo dispositivo era un dispositivo elettromeccanico estremamente primordiale, diciamo, ed era in grado di misurare solamente la presenza di target, in questo caso navi. E vi faccio presente che in realtà questo dispositivo è un dispositivo che è nato non per scopi militari, è un dispositivo che è nato solamente per evitare incidenti tra navi.
Chiaramente subito dopo ci sono state le due guerre mondiali, quindi l'interesse per questa tecnologia è cresciuta ed è stata adottata anche nell'industria bellica. Quindi nel 1937 è stato reso operativo il primo radar per scopi militari. Ehm, ma diciamo lo sviluppo non si è fermato, nel senso che anche dopo la seconda guerra mondiale c'è stato un continuo e rapido sviluppo della tecnologia, tant'è che poco dopo la fine della seconda guerra mondiale è stato inventato il primo dispositivo basato sempre su onde elettromagnetiche, quindi parliamo di radar, in questo caso proprio radar nel senso stretto, un dispositivo in grado di misurare distanze e velocità. Chiaramente con l'avvento della microelettronica c'è stata un'ulteriore impennata nello sviluppo e a questo punto arriviamo al momento, ai periodi odierni, diciamo, allo stato attuale delle cose. I radar sono diventati dispositivi estremamente miniaturizzati, flessibili, una tecnologia robusta e assolutamente matura. Ed è il motivo per cui noi esistiamo sostanzialmente, no? Vogliamo offrire e rendere disponibile alle aziende questa enorme potenzialità. Due parole su qual è il mercato oggi. Allora, il mercato radar oggi vale 40 miliardi global. Nel 2033 è stimato che raggiunga i 70 miliardi. Il mercato è ancora dominato per revenue dalla difesa. Chiaramente il radar nasce per il maggiore sviluppo dei radar è avvenuto in ambito militare, quindi è ragionevole pensare che ancora ci sia una grossa fetta legata alla difesa. Vi faccio presente che questi qua sono revenue shares, quindi diciamo i radar militari sono molto costosi e ne vengono prodotti pochi, ma siccome sono molto costosi, comunque è una fetta considerevole di tutto quanto il giro d'affari. Un settore in cui sono cresciuti molto invece è quello dell'automotive. Oggigiorno tutte le auto nuove, penso lo sappiate, sono equipaggiate di uno o più radar e quindi diciamo la tecnologia ha ricevuto una forte spinta dall'utilizzo di questo dispositivo sulle automobili. E poi c'è una buona fetta che non riguarda né l'automotive né la difesa, che riguarda tutte le applicazioni tipo sorveglianza, tipo industria, tipo smart home, che sta crescendo molto, ancora in parte inesplorata ed è proprio dove vogliamo posizionarci noi, cioè portare la tecnologia di fatto in tutte le imprese che hanno necessità specifiche di visione o di misura. Io diciamo, vi presento il prossimo speaker. Pasquale Di Viesti è un ingegnere elettronico, ha il dottorato di ricerca in telecomunicazioni che è stato fatto presso l'Università di Modena. Attualmente è un ricercatore a tempo determinato, tiene un corso all'Università di Modena sui radar, un corso avanzato per dottorandi, e oggi ci parlerà di un pochino più nello specifico di cosa sono i radar automotive e come si presentano. Prego. Buon pomeriggio, mi sentite? Bene, allora passo alla mia presentazione e iniziamo cercando di rispondere ad una domanda apparentemente molto semplice. Che cos'è un radar? Beh, un radar è un apparato in grado di individuare e localizzare oggetti. Questi oggetti nel gergo radar vengono chiamati target, ok? Questi target possono essere automobili, persone, oggetti o anche animali. Il radar fornisce misure di distanza, di direzione d'arrivo, ovvero l'angolo rispetto alla direzione di vista del radar, ma anche misure di velocità e di riflettività. Tutto questo è in grado di farlo anche in condizioni di scarsa visibilità, come per esempio di notte nell'oscurità, in presenza di pioggia, nebbia o polvere, e questo apre ovviamente ad una miriade di applicazioni. E tutto questo che è in grado di fare, è reso possibile dalle onde elettromagnetiche. Cerco di spiegarvi un po' meglio questo, andando a vedere quali sono i componenti principali di un radar. Sulla destra
di questa slide vedete un dispositivo commerciale che abbiamo avuto modo di provare nel nostro laboratorio, è un dispositivo prodotto dall'azienda Texas Instruments. Le componenti principali quindi sono un trasmettitore, ok? Il trasmettitore genera un segnale radio. Diciamo, nella fattispecie di questo dispositivo, il trasmettitore è implementato nei chip che vedete qui al di sotto del rettangolo verde. La seconda parte essenziale è l'antenna. L'antenna è un trasduttore di fatto che converte un segnale elettrico in onda elettromagnetica e viceversa. Quando la trasformazione avviene dal mondo elettrico al mondo elettromagnetico, si parla di antenna trasmittente, che sono quelle che vedete nella parte bassa di questa figura, mentre quando l'energia elettromagnetica, l'onda elettromagnetica viene trasformata in un segnale elettrico, allora si parla di antenne riceventi, che sono quelle che vedete nella parte alta di questa scheda. Il ricevitore poi si occupa di rilevare gli echi radar, di amplificarli e filtrarli. Ecco, in questo caso anche il ricevitore è implementato all'interno dello stesso chip del trasmettitore. Ecco perché trovate la dicitura transceiver. Infatti questi chip implementano sia la parte di trasmettitore che la parte di ricevitore. Un'altra parte molto importante è l'unità di elaborazione. Infatti i segnali radar sono molto deboli e molto rumorosi, pertanto servono degli algoritmi di elaborazione piuttosto complessi. E infine un'interfaccia utente. Un'interfaccia utente potrebbe essere uno schermo di un computer o diciamo, un'interfaccia ad hoc disegnata per l'applicazione. Quindi, qual è il principio di funzionamento? Allora, il radar invia un impulso elettromagnetico a radiofrequenza, quindi lo trasmette nell'aria. Questo impulso si propaga nello spazio alla velocità della luce e poi, quando incontra un oggetto, che abbiamo chiamato appunto nel gergo target, interagisce appunto, quest'onda elettromagnetica interagisce con questo oggetto. Parte dell'energia viene riflessa altrove, cioè in direzioni che non sono quella del radar, qui rappresentate da questa piccola onda rossa. Un'altra parte dell'energia invece torna verso il radar, qui rappresentata in verde. Ecco, questo eco verde, quindi l'eco riflesso, contiene informazioni sulla posizione, ma anche sulle caratteristiche del bersaglio. Non solo la posizione, ma come vi dicevo prima, anche la velocità. Ma quali sono quindi i principi fisici su cui si basa, diciamo, questa misura? Forse quello più intuitivo è la distanza. Infatti, la misura della distanza viene fatta misurando il tempo di ritorno. Infatti, l'onda elettromagnetica viene trasmessa, questa interagisce con gli ostacoli e poi viene riflessa. Più l'eco riflesso risulta ritardato e più l'oggetto è lontano. La stima della velocità invece si basa sull'effetto Doppler. Probabilmente tutti voi sapete di che cosa si tratta, ma diciamo in presenza di due oggetti, diciamo, che si muovono con una certa velocità relativa, se uno di questi trasmette un'onda elettromagnetica, questa subirà una traslazione in frequenza dovuta diciamo, allo spostamento relativo. E il radar è in grado di misurare questo. Per quanto riguarda invece l'angolo di arrivo, devo fare una precisazione, perché non tutti i radar sono in grado di fornire la stima dell'angolo. Quelli che sono in grado di farlo sono quelli che sono dotati di più antenne riceventi, quindi non solo una, ma più antenne. E qui, le cose, diciamo, si fanno abbastanza interessanti, perché se ci pensate, l'eco riflesso arriva su tutte le antenne presenti sul radar con un tempo diverso, quindi con un ritardo diverso, a seconda dell'angolo di arrivo. Ecco, sebbene questa differenza di tempo sia molto piccola, il radar è in grado di rilevarla e grazie a questo può fornire stime di angolo. Infine abbiamo la stima di riflettività. Questa è legata all'ampiezza dell'eco riflesso. La riflettività quindi ci potrebbe dare un'indicazione delle dimensioni fisiche dell'oggetto. In realtà non è proprio così.
perché la riflettività non dipende solo dalle dimensioni dell'oggetto, ma anche dal materiale di cui è costituito e dall'orientazione di questo oggetto rispetto al radar. Quindi in alcuni casi questo potrebbe essere legato alla dimensione, ma non è sempre così. Cerchiamo di fare una panoramica sulle tipologie di radar suddivisi in base alla categoria di applicazione. I radar, quindi li dividiamo in queste 4 categorie. La prima è quella di radar di sorveglianza. Questi radar hanno una capacità di rilevamento di molti bersagli su aree vaste, come per esempio aeroporti, coste, oppure diciamo utilizzati principalmente nell'ambito della difesa. Vedete un'immagine rappresentativa qui in basso a sinistra. Questo è un radar utilizzato appunto per scopi di sorveglianza e come vedete è piuttosto grande e ingombrante. La seconda categoria è quella dei radar per tracciamento, quindi sono in grado di rilevare un bersaglio ma con altissima precisione. Le applicazioni tipiche sono nell'ambito militare, quindi per tracciamento di missili, aerei o droni. Qui nella figura, nella seconda, sempre in basso, vedete un radar disegnato per tracciare droni. La terza tipologia e la quarta sono quelle che sono forse più di interesse per voi e sono la terza, diciamo, i radar imaging. Sono dei radar in grado di fornire delle immagini con un grande livello di dettaglio. Questi vengono utilizzati in svariate applicazioni, tra cui l'osservazione della Terra, nel caso di radar installati su satelliti, ma anche in ambito automotive per migliorare la percezione dell'ambiente circostante a un veicolo, ma anche nell'industria. L'ultima categoria è quella dei radar a corto raggio. Questi sono in grado di rilevare anche distanze molto ravvicinate, ostacoli, e spesso vengono utilizzati in ambito automotive. Come vedete in questa figura, questo è un radar automotive che si trova sulle auto moderne, ma trova un'applicazione anche nella robotica e nell'industria, molto spesso per applicazioni legate alla sicurezza. Ehm, con questa slide, diciamo, concludo il mio contributo a questa presentazione dicendovi che il segnale ricevuto da un radar, come vi dicevo anche prima, è molto debole e rumoroso e per questa ragione richiede una elaborazione numerica molto avanzata. Il radar, infatti, non fotografa la scena, ma la ricostruisce. E la ricostruisce con l'obiettivo di estrarre informazioni come posizione e velocità dei bersagli, ok? E ottenere infine una mappa dello spazio. Qui sotto trovate una rappresentazione che trovo molto interessante, presa da un articolo scientifico, quello che trovate nel link lì sotto. Sulla sinistra vedete la scena catturata da una telecamera, mentre sulla destra vedete la ricostruzione della stessa scena fatta dal radar. Come vedete sono molto diverse. Poi in realtà noi ci divertiamo sempre a dire che a forza di elaborare dati radar a un certo punto si riesce quasi a interpretare la scena anche guardando l'immagine. Comunque, scherzi a parte, come vedete, il radar ricostruisce la scena e i picchi che vedete sono quelli, diciamo, rappresentati con un colore più caldo, quindi nei toni del rosso, del giallo e del verde, sono quelli caratterizzati da maggiore riflettività. Quindi nel caso di questo esempio sono la vetrata e questa persona che sta camminando oppure l'auto sulla sinistra. Mentre gli oggetti caratterizzati da una bassa riflettività, in questo caso sono rappresentati in blu. Devo aggiungere una cosa, questa mappa mostra la distanza, qui denominata range, quindi la distanza dei bersagli dal radar, l'angolo, come vedete in questo diagramma polare, ma anche la riflettività, che è rappresentata dal colore. Manca un ultimo parametro, che è la velocità. E in effetti questo tipo di radar è in grado di fornire anche la velocità di ciascuno dei punti, diciamo pixel, di questa immagine. Ovviamente qui non è rappresentato per una questione puramente grafica, perché sarebbe diciamo un'immagine quattrodimensionale. Quindi questo lo dico perché probabilmente se alcuni di voi hanno già avuto a che fare con dispositivi radar commerciali, si saranno imbattuti in diciture come 4D radar. Ecco, i radar 4D sono quelli in grado appunto di misurare distanza, angolo, intensità e anche velocità.
E con questo concludo e passo la parola a Elia di Grazie. nuovo. Grazie Pasquale. Penso che insomma sia chiaro, si sta iniziando a capire quali sono le potenzialità. Avete probabilmente già delle domande, vi chiedo di tenerle per la fine. Volevo giusto parlare del fatto che questi dispositivi in realtà l'avete visto. Quelli per automotive parlo, hanno delle dimensioni piuttosto contenute e quindi questo li rende molto flessibili. Tant'è che il radar può essere, come ho detto prima, applicato in tantissimi settori e questo è dimostrato anche dalla partecipazione a questo webinar. Se riesco a cambiare slide, vediamo. Ok. Ok, ho fatto un piccolo grafico di quella che è la partecipazione ad oggi, nel senso di iscritti, poi non so effettivamente chi sia presente, però dunque vedete che le persone che sono iscritte provengono da settori differenti, quindi diciamo il tema è di interesse a molti, ma è di interesse a molti in modo intelligente, nel senso che effettivamente questi dispositivi possono essere implementati in tutti i settori che vedete sullo schermo. Tra l'altro c'è una grossa fetta di altro, che significa settori tra quelli non elencati, quindi ci sono veramente tantissime applicazioni. E il problema è un po' questo qui, cioè i radar l'ha detto Pasquale un attimo fa, i radar sono estremamente complessi, hanno enormi potenzialità ma sono molto complessi. Quindi diciamo lascio la parola a Giorgio Guerzoni che vi spiegherà meglio quali sono le problematiche pratiche dell'utilizzo di un radar. Faccio una piccola presentazione. Giorgio Guerzoni è un ingegnere elettronico, ha un dottorato di ricerca in telecomunicazioni e lui è il CTO della startup, quindi ha una capacità di gestire situazioni pratiche, tecniche fuori dal comune, devo dire la verità, posso dirlo tranquillamente. E lui diciamo, ha la conoscenza che serve per riuscire a integrare la tecnologia nelle diverse applicazioni. Vai Giorgio, prego. Salve a tutti. Ecco, allora, quando voi cercate dispositivi radar commerciali, vi sarete sicuramente imbattuti in due grosse categorie. Quella più comune è quella che ritorna all'utente una point cloud. Cos'è una point cloud? Anziché la mappa di calore che vi ha fatto vedere poco fa il mio collega o questa che vedete nell'immagine sullo schermo alla vostra sinistra, una point cloud è una versione asciugata di questa immagine, cioè una rappresentazione dello spazio in cui si dica dove si trova il bersaglio direttamente come un punto. Vedete, c'è un piccolo puntino rosso nel centro dell'immagine. Ecco, quello è la posizione del bersaglio. L'altra categoria di radar che invece trovate è quella che ritorna ai dati grezzi. Cosa sono i dati grezzi? È il segnale elettrico che il radar misura. Ora, tutti vorrebbero che il radar ritornasse una point cloud con una lista di oggetti di interesse e le loro caratteristiche, quindi dimensione, magari velocità e magari anche una classificazione di che cosa c'è per davvero davanti al radar, che ne so, un'auto anziché un camion, oppure un ciclista, un pedone, qualunque cosa, o un macchinario, perché no, o una parete ancora. Quando si comprano radar che pretendono di ritornare questa point cloud, molto spesso non funzionano. Perché? Perché gli algoritmi che vengono inseriti all'interno di questi dispositivi quasi mai sono pensati per la specifica applicazione del cliente. Quindi non so, c'è qualcuno che vuole individuare la presenza di pedoni montando il radar sul tetto, sul parabrezza di un camion, faccio un esempio banale, mentre invece l'algoritmo che si trova all'interno del radar che lui ha comprato è stato pensato per trovare le biciclette con radar montato sul paraurti. Ecco, una differenza che all'apparenza può sembrare banale, può completamente compromettere la funzionalità dell'algoritmo. Ed è per questo che noi abbiamo sempre sviluppato internamente i nostri algoritmi
ascoltando le esigenze dei clienti, su quella che è la loro specifica necessità. E, qual è un altro problema tipico che si trova ad affrontare chi deve utilizzare i radar? Il problema della calibrazione. I radar vanno calibrati perché, a meno che non si tratti di dispositivi estremamente semplici, ma dalle ridotte capacità di discriminazione in angolo di oggetti, ecco, necessitano di un'ulteriore fase di messa a punto. E nel corso dei diversi anni in cui noi abbiamo utilizzato i radar, abbiamo sviluppato diverse tecniche di messa a punto per aggirare i problemi tipici delle calibrazioni tradizionali. Per esempio, è impensabile che il radar venga calibrato come si fa di solito, portando l'intero sistema all'interno di una camera anecoica. E ecco, noi abbiamo sviluppato alcuni metodi per semplificare drasticamente la calibrazione. Vedete qui un'immagine di quella che è la calibrazione, un'implementazione della calibrazione tradizionale che si dovrebbe fare su ogni dispositivo, che nella pratica è infattibile. Bisogna portare un bersaglio puntiforme di fronte al radar. No, basta, non ci interessa più. Noi abbiamo i nostri metodi di calibrazione per semplificare questa procedura indispensabile per ottenere una buona qualità dell'immagine. Vediamo adesso quali sono però le opportunità in vari settori di utilizzo. Ecco, i radar sono molto bravi a misurare vibrazioni. Quale genere di vibrazioni? Qualunque vibrazione. Un caso d'uso che ci siamo trovati ad affrontare è quello del monitoraggio dei segni vitali, per esempio. Quando il cuore di una persona batte, si induce una piccola vibrazione nel corpo che il radar è in grado di misurare a distanza, e poi ci sono tutta una serie di problematiche anche in questo caso, cioè partendo dalla mappa di calore che vi ho mostrato prima, come si fa a individuare il corpo del paziente? Non è un'operazione banale, ma la nostra esperienza ormai pluriennale ci ha insegnato molto e abbiamo risolto questo tipo di problema. Un'altra applicazione che ha destato molto interesse in alcuni dei nostri collaboratori è la potenzialità del monitoraggio di infrastrutture. Ora, noi abbiamo provato sia all'interno di laboratori in ambienti controllati, sia su strutture vere, come può essere in questo caso un ponte pedonale, ma l'abbiamo provato su diversi tipi di ponti di vari materiali, quindi cemento o metallo o anche mattoni. E siamo in grado di misurare le vibrazioni del ponte quando, per esempio, un carico si trova a passare sul ponte stesso. Ora, voi non dovete pensare che i radar funzionino solo sui ponti. Se voi state pensando a un vostro caso d'uso, per esempio, in cui dovete misurare la vibrazione di un macchinario, ecco, il radar potrebbe essere lo strumento adatto a voi. Qual è l'interesse del misurare le vibrazioni di macchinari e infrastrutture? Beh, ovviamente la manutenzione predittiva. Voi non avete più la necessità di montare dei sensori sul macchinario che volete misurare o sull'infrastruttura, ma è sufficiente avvicinare il radar all'infrastruttura stessa per poterne misurare le vibrazioni e vedere se nel corso del tempo ci sono delle anomalie. Questo ovviamente porta dei grossissimi vantaggi sia in termini di costi di installazione sia in termini di risparmio, in quanto voi siete in grado di capire prima che si verifichi la failure nel macchinario o nell'infrastruttura che qualcosa sta per succedere. Ancora una volta, questi non sono dispositivi plug and play, perché bisogna sempre adattare gli algoritmi di elaborazione al caso d'uso specifico, cosa che noi abbiamo imparato a fare. E in realtà noi siamo partiti come laboratorio universitario lavorando con un'azienda, CNH, questo non è un mistero, e ne sono usciti anche dei brevetti da questa attività. E i due più interessanti per quanto ci riguarda sono un sistema di navigazione autonoma di un trattore all'interno di un vigneto e un sistema di automazione per mieti trebbie, quindi ambiti completamente diversi da
quelli che avete visto finora. Per questo io vi dico che ciascuno di voi dovrebbe pensare se nei propri casi d'uso o nei propri problemi che osserva nella propria azienda c'è la necessità di misurare vibrazioni o di individuare bersagli che potrebbero ostacolare il movimento dei macchinari. Un'altra possibilità ancora è quella che si chiama radar ad apertura sintetica. Cos'è? È un metodo per migliorare di molto la qualità dell'immagine di un radar. Per esempio, se voi avete degli oggetti nascosti da pareti, all'interno di scatole, dovete fare delle misure di qualcosa che potrebbe trovarsi all'interno di un altro materiale, ecco, il radar potrebbe ancora una volta fare a caso vostro. Questo è un esempio di immagine ricostruita di una pinza e di una chiave ricostruita utilizzando un radar. Trovate qualcosa già fatto commercialmente? No, però noi siamo in grado di fornire eventualmente soluzioni anche di questo tipo. Io ho finito, ho concluso la mia parte di presentazione e cedo di nuovo la parola ad Elia. Grazie Giorgio. Allora, noi abbiamo terminato la presentazione. Giorgio l'ha anticipato. Noi proveniamo dall'Accademia, quindi io mi permetto di lasciarvi un compito a casa. Mi permetto di fare questo. Mi permetto di chiedervi di pensare alla vostra azienda, pensare ai vostri processi produttivi, pensare ai vostri prodotti e immaginarvi se quei processi produttivi, prodotti o macchinari che sviluppate o che avete in azienda possono ricevere beneficio nell'implementazione di questa tecnologia. Avete visto che ci sono dei vantaggi rispetto alle tecnologie normali, come telecamere, come LIDAR. Avete visto che il radar sta crescendo, è una tecnologia matura, e avete visto che avete un potenziale partner vicino casa, noi siamo qui a Modena, che può fare al caso vostro. Noi siamo disponibili e vi ringraziamo per la partecipazione e per l'interesse in questo webinar. Grazie a tutti.